Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi farò il video Gothic Tag. Allora, il video Gothic Tag è un video che era un po' dubbiosa sul farlo oppure no per vedere domande, però ho pensato, beh, proviamo a farlo perché comunque, nonostante certe domande siano un po' così, magari può essere interessante affrontare certi argomenti. Allora, intanto voglio salutare tutti i miei nuovi iscritti, gli iscritti di sempre, e grazie ancora, sono contenta che i miei video vi piacciono e spero che continuate a seguirvi e iscrivervi al mio canale. Allora, iniziamo con la prima domanda. Allora, come molti sapete, il video Gothic Tag è un video che è molto è seguito e fatto da tante gotiche nel web, su YouTube in particolare. Quindi ho pensato anch'io di farlo. Allora, intanto sono 10 domande e la prima domanda è: da quant'è che tu sei gotica? How long have you been got? Allora, anche questa è una domanda un po' così, nel senso che dire da quando è che una è gotica, insomma, è un po' una domanda, non è una cosa che tu inizi, compri il pacchetto e da lì lo sei, è una cosa che comunque col tempo diventi. Però se vogliamo dire che da quanto tempo comunque magari frequento una community sarà più o meno 20 anni, sono più o meno dal 99 che ho iniziato a frequentare certi ambienti, quindi più o meno sono 20 anni. La seconda domanda è: How were you introduced to Goth? Allora, come mi sono introdotta al gotico? Beh, sicuramente anche questa è una domanda un po' particolare perché di base sono interessi che si formano col tempo, quindi poi avvicinando a certe cose, ovviamente se ti piacciono certe tematiche ti avvicini a certe cose e automaticamente inizi a interessarti di queste, quindi ovviamente comunque quando poi inizi ad ascoltare un certo tipo di musica automaticamente inizi a frequentare anche certe compagnie. E l'altra domanda è: che genere di sottocultura ti piace? Ora io le sto traducendo, ma mettere in te stessa. Allora, se si parla sicuramente di abbigliamento, a me piacciono tutti gli stili, assolutamente, perché comunque il mio preferito magari potrebbe essere il gothic vampire, romantic, vittoriano, però mi piacciono tutti i generi, cyber goth, death rock, tutti i tipi di stili di abbigliamento mi piacciono. Ecco, qui arriviamo alla quarta domanda, che è la domanda secondo me più interessante, che dice: cosa credi che siano le basi della subcultura gotica? Allora, sicuramente questa è una domanda che tante persone rispondono subito dicendo la musica. Ecco, secondo me no. Ecco, qui tutti voi inizierete a mettermi dislike, ma non è assolutamente la musica, perché quando Mary Shelley ha scritto Frankenstein non c'era Siouxsie and the Banshees, quando hanno fatto le cattedrali gotiche non c'erano i Joy Division, quindi la cultura gotica si rifà a un movimento artistico, quindi le basi della subcultura gotica ne vengono dall'arte, non ne vengono dalla musica, che poi la musica che è stata fatta in un determinato periodo sia stata associata a un tipo di arte o movimento artistico è una cosa, ma non ne viene dalla musica, perché comunque anche chi è interessato a certi argomenti è interessato soprattutto all'arte, perché si rifà a quello. Quindi le basi fondamentali della subcultura gotica non è assolutamente, a mio parere, la musica, perché già la parola stessa lo dice. Il gotico è un periodo storico, è un periodo artistico e quindi tutto quanto si rifà a quello. Ok? Quindi smettiamola di andare a dire che è la musica, perché non è assolutamente così. La quinta domanda: cosa non ti è piaciuto del diventare gotico? Allora, cosa non mi è piaciuto di diventare gotico? Sicuramente è stato più vedere certe cose nell'ambiente, nella community. Non mi è piaciuto il fatto di vedere certe persone che alle serate magari si atteggiano in un modo, poi quando di giorno sono in mezzo alla strada fanno finta di non vedersi e si girano. Ecco, questo mi ha dato parecchio fastidio perché
voglio dire, non vedo perché ti devi vergognare di salutarmi solo perché comunque io magari di giorno vado in giro vestita così e non solo alle serate. Ecco, questo di base non mi è piaciuto di certe persone, ecco, non mi sono piaciute più che altro certe persone. Cioè, la sesta domanda dice: cosa ne pensano i tuoi parenti di questo? E i miei parenti non pensano proprio, cioè, quindi non andiamo oltre che meglio, i miei parenti proprio mettiamoli da un'altra parte che è meglio. La settima domanda è: con sopracciglia o senza sopracciglia? Allora, anche questa è una domanda veramente molto un po' così, però vabbè. Sono stata io ogni tanto senza sopracciglia, è molto comodo stare senza sopracciglia se ti vuoi fare certi tipi di make up, ma dall'altro è molto scomodo perché quando tu devi prendere, uscire, andare di corsa da qualche parte non è che ti puoi mettere lì e disegnarti le sopracciglia, quindi dipende dallo stile che hai, dipende da cosa vuoi fare. Io preferisco con le sopracciglia perché semplicemente mi viene più comodo nella quotidianità della vita, però comunque in passato sono stata senza sopracciglia e quindi anche questa è una domanda che direi sopracciglia semplicemente per una questione di comodità di tutti i giorni, perché disegnarle tutte le volte è veramente molto stressante. Qual è la mia banda preferita? La domanda ottava. Ora, la mia domanda preferita, scusate, la mia band preferita non è facile a dirsi perché comunque ascolto tanti generi di musica, mi piacciono tante band, sicuramente forse quella più rappresentativa secondo me è sicuramente sono i Christian Death, quindi sicuramente loro sono un gruppo che amo tantissimo per questo genere, quindi sicuramente la figura di Rose Williams e di Christian Death, se dovessi scegliere tra i tanti sicuramente direi quelli. Ora questa è la nona domanda, scusate ma ci vuole perché no, cioè non è possibile, questa domanda è veramente troppo troppo stupida. Ecco. Qual è la tua opinione su Marilyn Manson? Allora, perché? Perché Marilyn Manson? Perché lui? Perché fate questa domanda su di lui? Non c'entra niente col gotico Marilyn Manson. A parte che io comunque non lo ascolto, non l'ho mai ascoltato e non mi interessa. Ma perché non chiedete chi è Rose Williams? Cosa ne pensate di Rose Williams? No, parlate di Marilyn Manson solo perché lui è mainstream. E questo vi dimostra come comunque purtroppo la scena è mainstream ormai. Io sinceramente non ascolto Marilyn Manson, quindi non ho un'opinione su di lui. Però questo ti fa capire come comunque anche queste tipologie di domande vengono fatte da persone che prendono, comprano il pacchetto e dicono oh, da oggi sono gotico, ma non è così. Comunque, io non ho nessuna opinione su Marilyn Manson, non l'ascolto, non mi piace, non mi interessa, non lo ritengo soprattutto gotico. Allora, la decima domanda, anche questa è una domanda che merita il velo da lutto. Come sono stati i tuoi primi giorni da baby butt? Allora, qui c'è da fare un discorso molto molto serio. Non è che uno, come dicevo prima, va all'autogrill e si compra il pacchettino con scritto, o va da Hot Topic e si compra il pacchettino con scritto gotico, oggi lo sei, ciao, che bello, sono gotico, o sono emo, o sono eccetera eccetera. Diventare gotico, interessarsi a un certo tipo di subcultura è una cosa che viene col tempo, non è che prendi, compri il pacchetto e oggi lo sei e domani esci e dici ah sono gotico, no. È una cosa che viene col tempo, è una cosa che a volte ce l'hai anche sin dalla nascita, ti devono interessare già certi argomenti, già da prima. Quindi come può una persona dire quali sono stati i miei primi giorni? Non è una domanda che si può rispondere così. Puoi risponderle se tu sei entrato da Hot Topic, ti sei comprato due pantaloni con le cerniere, una borsettina e dici ah, da oggi sono gotico, ma non è così. Non è assolutamente così. È così se tu sei un poser, ti dici ah oggi c'è il mio periodo, mi sento gotico, vado da Hot Topic, mi compro due cose e divento gotico. No, è una cosa seria, è una cosa che ti viene col tempo. Sono dei sentimenti, delle cose che ti nascono col tempo. Non è una cosa che hai i primi giorni. Quindi non vi posso dire quali sono stati i miei primi giorni, perché non ci sono stati dei primi giorni, è una cosa che è venuta col tempo.
e questa è una cosa molto molto importante da dire. Quindi io spero di essere stata chiara e di aver fatto capire qual è il mio pensiero. Se anche voi avete vostra idea a riguardo, se pensate che comunque a volte anche certe domande che vengono poste nel web su certi tipi di video possono essere un po' strane, fatemelo sapere sui commenti. Allora, io ho voluto fare, ripeto, questo video perché comunque in tanti me l'hanno chiesto e anche perché comunque ho preso la palla al balzo per dire un po' la mia a riguardo. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete qualche richiesta per un prossimo video fatemela e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, un bacione dalla Fra.